Ragazzi, abbiamo un botto di cose da analizzare questa mattina. Cioè, per me questa sera, ma il video uscirà domani mattina, lo programmerò. Non so benissimo a che ora, ma lo programmerò a qualche ora del giorno. Di questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare dell'incursione aerea russa sul suolo estone. Dobbiamo parlare delle nuove sanzioni che la von der Leyen ha proposto per la Russia. E poi valuteremo anche l'import dell'Unione Europea e l'export della Russia per capire le sanzioni, se funzionano, se non funzionano, se sono una presa per il culo o se invece sono una cosa sensata. Spoiler, no. E poi sull'Live Map guarderemo un po' la situa della guerra. Allora, io partirei appunto, trovate comunque in descrizione tutti i time tips e diciamo la divisione in capitoli, così se vi interessa solamente una parte del video potete guardare solo quella e non perdere tempo con le altre, anche perché il video sarà abbastanza lungo. Allora, praticamente oggi pomeriggio diciamo che la Russia, passando attraverso il Golfo di Finlandia, è entrata con 3 aerei MiG-31 su suolo estone, o meglio, nello spazio aereo estone. Questi aerei possono trasportare il missile ipersonico Kinzhal. E quindi, a differenza delle due incursioni precedenti avvenute in Polonia e Romania i giorni precedenti, questi aerei sono molto più pericolosi, perché non sono dei banali droni come era avvenuto appunto in Polonia e Romania. Sono arrivate chiaramente le classiche dichiarazioni dei leader europei, in cui sono tutti a fianco dell'Estonia e che sono pronti a combattere contro la tirannia russa. Vi leggo solamente la dichiarazione del ministro degli esteri estone, che si chiama Margus Tsakna, perché giusto per leggerne una, leggiamo quella del ministro ufficiale almeno. Capiamo un po' cosa l'aria che tira, insomma. La Russia ha già violato lo spazio aereo estone 4 volte quest'anno, di cui le altre 3 non se le ha infischiate nessuno. Il che è di per sé inaccettabile, ma la violazione di oggi, durante la quale 3 aerei da combattimento sono entrati nel nostro spazio aereo, è di una brutalità senza precedenti. I sempre più crescenti controlli dei confini e le aggressioni della Russia devono essere contrastati rafforzando rapidamente la pressione politica ed economica. E infatti, a tal proposito, la von der Leyen ha, diciamo così, annunciato nuove sanzioni. E ha detto la von der Leyen che più la Russia provocherà l'Unione Europea con questi attacchi, diciamo così, finalizzati a terrorizzare le persone, allora più l'Unione Europea aumenterà la sua pressione. Allora, qual è il problema di questa cosa che è successa oggi? Allora, cerco di fare un discorso un pochettino, diciamo così, generale, in cui vi do una mia opinione, ma cercando di tenere sempre un atteggiamento di dubbio, perché io su questa guerra ho solamente dei grandissimi dubbi, mentre su Israele e Palestina ho le idee più chiare di quelle che aveva Hitler quando doveva sterminare tutti. Ecco, su questa guerra qua ho le idee molto, molto confuse. Allora, ragioniamo. Intanto, o Putin è totalmente impazzito, che ha deciso di fare la terza guerra mondiale, però noi non ci dimentichiamo che è dal 24 febbraio 2022 che i nostri meravigliosi leader tutti i giorni ripetono che la Russia è in procinto di arrivare a Lisbona. Ok? Quindi sono ben quasi 4 anni che questi qua ci rompono le palle con questa storia. Io di russi qua non ne ho ancora visti. Sì, perché un mio compagno di classe è russo. Ma in generale di russi militari io qua non ne ho ancora visti in Italia. Però per loro è imminente. Però sicuramente questi droni russi o questi aerei, sempre se sono russi,
sono una, diciamo così, preoccupazione in più, perché prima di questi 3 incidenti di fila, poi tra l'altro guarda caso tutti adesso, nessun drone o comunque aereo russo aveva volontariamente attraversato il suolo europeo. Era successo all'inizio della guerra che un drone era finito in Polonia, uno in Moldavia, uno, un po' di più di uno, ma era una mossa involontaria. Qui, quantomeno secondo i nostri fantasmagorici leader, è una mossa volontaria della Russia, il che è ben diverso da essere una mossa volontaria, chiaramente, involontaria, chiaramente. Per cui, se effettivamente questi aerei sono russi, cosa che non ho la certezza e nessuno ha la certezza, diciamo che è una prova in più verso lo scoppio di una terza guerra mondiale. Però, a mio modestissimo parere, se la Russia voleva invadere l'Europa l'avrebbe già fatto. Anche perché il nostro ministro della difesa Crosetto l'altro giorno ha detto che l'Italia non è pronta a, diciamo così, contenere una possibile invasione straniera. Quindi se ci attaccano, vince la Russia. E su questo ci siamo d'accordo tutti. Però c'è una cosa che non mi torna. Gli 800 miliardi di euro che l'amatissima Ursula ci ha fatto spendere per armarci, in qualche modo bisognerà pure giustificarli. Per cui non vorrei che questo sia un grande complotto voluto da Stati Uniti, NATO e Unione Europea per giustificare questi 800 miliardi spesi. Perché visto che stanno arrivando i russi, noi ci dobbiamo preparare ad affrontare una possibile invasione. Quindi non vorrei che sia una scusa. Io sono molto più propenso verso questa definizione, o meglio, verso questa versione, che non la versione ufficiale della Russia che vuole invadere l'Europa e sta facendo le prove con Polonia, Romania ed Estonia. Però le idee chiare non ci sono, quindi qua va dato il beneficio del dubbio a chiunque e qualunque posizione è più che accettabile, perché una cosa reale non c'è. Non possiamo saperla. Tra l'altro, ieri, tra parentesi, Trump ha detto che lui ha fermato 7 guerre, che vorrei capire quali sono, però. Lui ha fermato 7 guerre, ok? Spoiler, non è assolutamente vero, ma facciamo finta che sia vero. Ma è stato molto deluso da Putin, perché nel famoso colloquio dell'Alaska del 15 di agosto non hanno fatto la pace, ma era una cosa ovvia che non avrebbero fatto la pace. Per quale motivo non hanno fatto la pace? Per il motivo che nel 2022 si erano seduti al tavolo Russia e Ucraina per trattare sulla fine della guerra che era appena scoppiata. E la Russia aveva firmato, e l'Ucraina anche, e questi accordi prevedevano l'indipendenza, o meglio, diciamo così, una forma di autonomia del Donbass, la neutralità dell'Ucraina e basta. Putin chiedeva questo e Zelensky stava firmando, da quando ci dicono l'ex premier israeliano Bennett e anche da quanto ci hanno detto alcune TV, giornalisti e alcuni ex membri del governo Zelensky. Quindi non l'ha detto Putin, l'ha detto membri del governo di Zelensky e Bennett che stava ospitando i colloqui. Lo scimmione di Boris Johnson e Rimban Biden sono andati a dire a Zelensky: tu non firmi proprio niente. Noi ti diamo le armi e tu sconfiggi la Russia. Al che Putin ha capito che doveva fare la guerra.
perché se lui si ritirava avrebbe avuto una gravissima sconfitta diplomatica e quindi non poteva permetterselo e non poteva ritirarsi. E quindi ha deciso di investire tanto nella guerra e ora quegli investimenti deve recuperarli. E per recuperarli cosa deve fare? La guerra. Perché se tu spendi tanto in guerra, poi devi conquistare quei territori lì. Perché se tu spendi tanto in guerra e poi non conquisti territori, è chiaro che è un investimento inutile e hai sprecato i soldi in maniera colossale. E quindi Putin, finché non avrà preso i territori che vuole e non deciderà di fermarsi, questa guerra non si risolverà. Perché con il 2022 e con le sanzioni europee si è definitivamente interrotta la possibilità di finire questa guerra con un negoziato. Questa guerra finirà sul campo quando Putin deciderà che va bene così. Quindi, questo discorso è molto molto ampio, perché purtroppo non sappiamo quando finirà questa guerra e soprattutto non sappiamo qual è la verità dietro a questi presunti, o meglio, a questi aerei russi che hanno attraversato lo spazio aereo dell'Estonia. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Io penso che sia molto più un complotto europeo per giustificare gli 800 miliardi spesi piuttosto che una provocazione russa, però possono essere tranquillamente entrambe le cose. Ora parliamo un attimo delle sanzioni dell'Unione Europea. Allora, la Commissione Europea ha proposto di colpire più entità cinesi e indiane con un nuovo e radicale pacchetto di sanzioni contro la Russia, perché comunque la Russia commercia tanto con India e Cina, quindi diciamo che si cerca anche di già iniziare a pensare a sanzioni secondarie. La von der Leyen ha detto che prenderanno di mira raffinerie, commercianti di petrolio, aziende petrolchimiche nei paesi terzi, tra cui la Cina. Poi andiamo avanti. Stiamo aggiungendo più sostanze chimiche, componenti metalliche, sali e minerali ai nostri divieti di esportazione e controlli più severi sulle esportazioni di entità provenienti dalla Russia, dalla Cina e dall'India. Il 19° pacchetto di sanzioni imposto a Mosca include un tetto massimo di 47,60 dollari al prezzo del petrolio, il congelamento dei beni delle aziende e nuove sanzioni contro la cosiddetta flotta ombra di vecchie navi che trasportano petrolio russo in violazione delle restrizioni del G7. Bruxelles imporrà un divieto sugli acquisti di GNL russo entro la fine del 2026 e vuole porre fine alle importazioni di GNL entro la fine del 2027. Ora però vediamo che ci sono diversi problemi su questa cosa qua. E poi hanno anche sanzionato varie banche e hanno, diciamo così, impedito hanno impedito per la prima volta a transazioni in criptovalute, quindi le transazioni in criptovalute saranno proibite. Ma io di queste cose qua ci capisco poco, quindi non voglio, diciamo così, stare tanto sulle sanzioni, anche perché è una cosa molto molto noiosa. Comunque colpiranno il petrolio, il gas russo e le criptovalute e le banche. Però ora vediamo un po' la situa delle importazioni e delle esportazioni russe, partendo proprio da quest'ultime. Leggo da CREA, ovvero il Center for Research on Energy and Clean Air. Che inglese, signori, che inglese. Allora, abbiamo diversi punti interessanti qua
su queste sanzioni. Intanto, nell'agosto 2025 i 5, e ripeto solamente i 5 maggiori importatori di combustibili fossili russi dell'Unione Europea hanno pagato alla Russia un totale di 979 milioni di euro per i combustibili fossili. Quindi capite bene che da una parte sanzioniamo la Russia e dall'altra solamente 5 paesi importano quasi 1 miliardo di dollari, di euro al mese in combustibili fossili. Quindi qua già c'è un grandissimo controsenso. Poi, andamento del fatturato totale delle esportazioni. Ad agosto i ricavi mensili delle esportazioni di combustibili fossili della Russia hanno registrato un calo del 2% su base mensile, attestandosi a 564 milioni di euro al giorno, qua tra tutti quelli, i partner della Russia, non solamente l'Unione Europea. Ed è il terzo mese consecutivo in cui i ricavi di combustibili fossili sono diminuiti. I ricavi del petrolio trasportato via mare hanno registrato un calo del 12% su base mensile, attestandosi a 170 milioni di euro al giorno. I ricavi derivanti dal trasporto di petrolio greggio tramite oleodotto sono aumentati del 2%, raggiungendo i 62 milioni di euro al giorno. E poi la Russia era isolata. I ricavi del GNL, il gas naturale liquefatto, sono aumentati del 4%, raggiungendo i 31 milioni di euro al giorno. I ricavi del gasdotto sono aumentati dell'8%, questo ad agosto 2025 rispetto a luglio, raggiungendo i 75 milioni di euro al giorno, sebbene però il volume sia aumentato del 10% su base mensile. I ricavi derivanti dalle esportazioni di prodotti petroliferi trasportati via mare hanno registrato un aumento del 2,5% su base mensile, raggiungendo i 147 milioni di euro al giorno, mentre i volumi sono aumentati del 2%, nonostante gli attacchi ai droni ucraini alle raffinerie di petrolio russe. Poi vabbè, il carbone non ci interessa perché è una roba abbastanza, diciamo così, vecchia, ma comunque anche i ricavi derivanti dal carbone sono aumentati del 7% nell'ultimo mese, raggiungendo i 76 milioni di euro al giorno. Ma adesso arriviamo al punto chiave. Nel vero senso che l'Unione Europea vuole far calare i prezzi del petrolio. Il problema è che il crude oil, quindi il petrolio, l'Unione Europea è solamente il quarto esportatore, o meglio importatore dalla Russia, molto dietro a Cina, India e poco dietro alla Turchia. Mentre, quindi così, noi vogliamo indebolire la Russia comprandogli il petrolio a meno prezzo, ma è la cosa che gli compriamo molto di meno, perché noi compriamo gas naturale liquefatto e siamo i primi importatori di gas naturale liquefatto dalla Russia, molto molto avanti a Cina, Giappone, Sud Corea, Turchia e Taiwan. E siamo anche i maggiori importatori di gas tramite gasdotto, di poco avanti a Cina, Turchia, Moldavia e Serbia. Questo cosa significa?
che tu alla fine la Russia la indebolisci, sì, ma di poco, perché loro il petrolio lo venderanno alla Cina, all'India e alla Turchia, mentre all'Unione Europea ne venderanno anche di meno, ma intanto i ricavi principali della Russia dall'Unione Europea provengono dal gas naturale liquefatto e dai gasdotti. E lì chiaramente non si può sanzionare più di tanto la Russia, perché altrimenti i prezzi del gas aumenterebbero troppo e sarebbe insostenibile per i cittadini europei. Quindi alla fine queste sanzioni servono a poco, anche perché poi, se andiamo veramente a vedere bene come stanno le cose, niente, non ho registrato questa parte di video, non ho bene idea di perché. Però comunque, se bisogna vedere le cose come stanno, noi importiamo molto meno petrolio ogni mese dalla Russia. Quindi la Russia già dal petrolio ci perde, così sì, ci perde ancora di più, ma noi importiamo sempre più gas dalla Russia e quello noi non lo sanzioniamo. Quindi, se poi andiamo a fare un po' la tara, non so quanto la Russia ci perda da questa cosa. Secondo me, poco. Vi do un'altra piccola nota di riferimento per il semplice fatto che bisogna considerare anche che noi inviamo armi all'Ucraina. Quindi noi, oltre a sanzionare la Russia, che poi inevitabilmente, se noi sanzioniamo la Russia, quando la Russia ci vende il petrolio e quando ci vende il gas, inevitabilmente il prezzo alza, perché la Russia ti deve far pagare anche il prezzo delle sanzioni che tu gli imponi, perché comunque un minimo la Russia delle sanzioni ci perde. Quindi le sanzioni che tu imponi alla Russia le paghi tu, perché la Russia te le fa pagare a te. E in più devi aggiungere quindi del prezzo in più al gas, che poi va a gravare sui consumatori finali, e poi devi anche aggiungere che tu dai armi all'Ucraina, quindi spendi altri soldi, e quindi tu sei costantemente in perdita. Livello competenza degli economisti dell'Unione Europea aberrante, per non dire molto peggio. Però comunque, se vogliamo veramente vedere le cose come stanno, un po' di miglioramento in questo senso qua c'è, perché le importazioni di petrolio e gas russi sono diminuite dal 45% nel 2021, quindi l'anno preguerra, al 18% nel 2024. Quindi indubbiamente le sanzioni alla Russia qualche effetto gliel'hanno fatto. Ma la Russia ha trovato altri partner, tipo la Cina, tipo l'India, tipo la Turchia. E quindi che noi gli compriamo meno petrolio, a loro non gliene frega niente. Giusto per essere un pochettino, diciamo così, corretti, diciamo, allora, il gas naturale noi lo importiamo al 50%, l'Unione Europea lo importa al 52% dalla Norvegia, al 19% dall'Algeria, all'11% dalla Russia, all'8% dall'Azerbaijan, al 5% dall'Inghilterra e altri. Il gas naturale liquefatto lo importiamo al 50% dagli Stati Uniti, al 17% dalla Russia, al 10% dal Qatar, al 6% dall'Algeria, al 4% dalla Nigeria, al 4% dall'Angola, al 3% dalla Norvegia e poi gli altri. Il petrolio invece lo importiamo al 32% da altri paesi, tra cui c'è anche la Russia, al 15% dagli Stati Uniti, al 13,5% dalla Norvegia, al 12,7% dal Kazakistan, al 9% dalla Libia, al 7% quasi dall'Arabia Saudita, al 6% dalla Nigeria, al 4% dall'Azerbaijan. Quindi capite bene che alla fine della fiera, a parte Norvegia e Stati Uniti, il paese che guadagna di più dalle
importazioni europee è la Russia. E questo era. Dopo 24 minuti abbiamo finito la parte più noiosa del video. Ora passiamo a vedere un pochettino come va la situazione sul campo, su Live UMAP. Allora, intanto si sta combattendo molto forte nella città di Kherson e la Russia la sta finendo quasi di conquistare. Kherson è quasi tutta, è ancora in mano ucraina, ma sta per passare sotto mano russa. Qualche mese, qualche settimana e conquisteranno la intera città di Kherson. La città di Zaporizhzhia è in procinto di essere, diciamo così, attaccata. Si trova la Russia qualche centinaio di chilometri sotto a Zaporizhzhia. Altre varie città poco importanti stanno per essere conquistate, ma la città più importante ad essere molto molto a rischio, dopo che la Russia ha ultimato la conquista di Belgorod qualche settimana fa, ora sono nelle mire russe la città di Sumy, che è una delle più importanti, se non la più importante, perché dopo che tu hai conquistato Sumy puoi tranquillamente marciare verso Kiev, e anche della città di Kharkiv, che è forse la seconda città più importante del paese. Non vorrei dire una stronzata, ma dovrebbe essere una delle città più importanti dell'Ucraina a livello di popolazione. Quindi capite bene che con tutto il Donbass praticamente conquistato, il fatto che questa guerra non si possa più concludere, almeno secondo me, con un trattato di pace, implica che Putin potrebbe accontentarsi di conquistare ancora le città al sud di Mykolaiv e di Zaporizhzhia, oltre a Kherson, che è quasi conquistata, e al nord di Kherson e Sumy. Ma da Sumy tu sei molto no, ma sei comunque vicino a Kiev. E chi glielo impedisce a Putin? Che già che sono lì, provo anche ad andare a Kiev. Quindi, tutto dipende da Putin. Dipende da quello che, almeno che l'Unione Europea non voglia mandare delle armi, delle truppe lì a fare cose strane. Se Putin si accontenterà di Mykolaiv, di Kherson, di Sumy e di Kharkiv, allora la guerra potrebbe finire entro forse addirittura la fine dell'anno, o comunque massimo inizio anno prossimo. Se Putin, una volta che avrà, perché comunque Putin ne conquisterà, cioè è evidente che la Russia è nettamente più forte dell'Ucraina, ok? Quindi non diciamo le stupidaggini. Se Putin, una volta arrivato a Sumy, deciderà di voler continuare, a quel punto sì che inizieranno i veri problemi, perché Kiev lì sarebbe poi molto vicina, e allora lì sì che poi entrerebbe in gioco una questione di terza guerra mondiale molto pericolosa. Quindi questo è quanto riguardo a oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo ad un prossimo video.